Fino a pochi giorni fa, ognuno di noi, a modo suo, viveva in uno stato di inconsapevolezza. Ci si svegliava la mattina, ci si lavava, colazione veloce, si trascinavano i bambini fuori di casa, si lanciavano nelle scuole, si partiva, traffico, lavoro, testa bassa. Poi è accaduto qualcosa di necessario, un bisogno di rallentare tutto e di fermarsi. In questi giorni io ho ripreso in mano molti dei miei libri che sono stati parte integrante della mia formazione, del mio lavoro, ma non solo della mia formazione personale come donna e come madre. Uno dei libri fondamentali è questo, il libro di Isabel Filiosat, Le emozioni dei bambini. C'è un passaggio che mi commuove ogni volta, nel quale lei dice: quando sarò vecchia ripenserò al mio passato e non voglio accorgermi un po' in ritardo che non mi sono concessa il tempo necessario per vederli crescere. Mi commuove perché, parlando con genitori ormai da 10 anni, quello che emerge è proprio la mancanza di tempo che viene vissuta come una non possibilità di stare loro accanto fase dopo fase, momento dopo momento della loro crescita. Il lavoro spesso è stata anche un po' una scusa per farlo. Adesso non abbiamo più scuse. Adesso è il momento di rimetterci accanto ai nostri bambini, di osservarli, di osservarci e di mettere in campo delle strategie utili ed efficaci per far sì che questo tempo sia un'opportunità e non un momento in cui perdere la testa e dirsi: ma che cosa ho fatto? Era meglio se quella sera finivo di guardare il film. Cosa possiamo fare per far sì che questi giorni siano nutrienti? Abbassiamo il livello della critica, chiediamoci davvero che tipo di genitori voglio essere. Proviamo a ripescare aneddoti della nostra infanzia che ci hanno fatto soffrire e che inconsapevolmente magari in questi anni abbiamo adottato anche nei confronti dei nostri figli. Possiamo davvero diventare i genitori che avremmo voluto avere da bambini. Quindi abbondate di frasi d'amore, abbondate di complimenti, abbondate di parole come ti amo, ti voglio bene, sono felice di essere la tua mamma, sono grata di essere il tuo papà. Che bello quando stiamo tutti insieme a fare colazione, mi piace giocare con te. Cosa ne dici, amore? Leggiamo questo libro insieme. Oppure di scoprire veramente chi sono, prendiamoci il tempo di ascoltare la loro musica, non in modo passivo, ma chiedendo loro cosa provano quando l'ascoltano, quali sono i passaggi che preferiscono. Anche con i più piccoli, sediamoci e guardiamo insieme a loro i cartoni, chiediamo cosa gli piace, qual è il loro personaggio preferito. Usiamo questo tempo per approfondire la conoscenza reciproca, perché fino adesso non ce lo siamo mai concessi.